Allora, come preventivato oggi è impegnativo perché si scivola tantissimo e il fango è... Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Luke e questo è il secondo video che farò quest'anno dedicato al motorelli, alla preparazione in questo caso. Come vedete oggi sono in un campo, il mio campo di allenamento vicino casa, con la piccolina, la VR250. Perché? Perché la moto, come avete visto, è dal meccanico e sta facendo appunto tutta una serie di lavorazioni al pistone, al cilindro, alla testa, quindi c'è da fare parecchio, quindi per non stare fermi sono venuto ad allenarmi qua. E oggi in questo video vi racconto brevemente qual è il processo di allenamento che un pilota amatore come me si può fare, quindi quello in cui si dovrebbe dedicare per arrivare al meglio a una gara che sono circa 6-7 ore in moto per circa 300-400 km, quelle del motorelli, per non arrivare spompi alla fine rischiando di farsi male. Oggi sostanzialmente io sono qui in questo, cerco di farvelo vedere, campo. Questo campo qui è un campo agricolo che è equivalente a un fettucciato. Chi non lo sapesse, i fettucciati sono appunto dei terreni per lo più pianeggianti, in cui con le chiamate fettucce, sono quei nastri che si utilizzano durante le gare o le esibizioni, si crea un percorso dove poi è una specie di circuito, è un circuito a tutti gli effetti, e qui le moto possono esercitarsi o comunque correre e fare dei tempi, quindi è un giro spesso e volentieri ad anello, alcuni invece sono in linea, però generalmente io sono qui a fare fiato e allo stesso tempo esperienza, perché spingere sempre di più in questi circuiti aiuta a controllare bene la moto in alcune situazioni, a capire come aprire il gas, la posizione del corpo, tutte quelle cose tecniche che quando fai un corso, e se non avete fatto un corso vi consiglio caldamente di fare un corso di guida, vi dicono tutte queste informazioni e poi dopo dovete metterle in pratica. E una situazione come questa, a mio avviso, è un buon campo scuola. Io in questo caso sono qui prevalentemente a fare fiato e cercare allo stesso tempo di migliorarmi. Infatti io utilizzo un'applicazione con cui ho creato, l'applicazione si chiama Race Chrono, mi sono creato il tracciato e mi tengo i tempi. Quindi cosa significa? Che ogni volta cerco di accorciare quello che è il tempo sul giro, vedendo i miglioramenti. È molto carina come applicazione per chi appunto è un attimino preso sul discorso di gare e tutto quanto, quindi ve la consiglio molto. In questo periodo chiaramente io adesso è appena finito il Natale e siamo sotto Dakar, quindi stanno correndo, siamo a metà della edizione del 2024 della Dakar, quindi non potete immaginare quanta voglia io abbia di prendere la moto nuova, però mi devo accontentare della piccolina lì perché l'altra non è disponibile. Piccolina lì che tutto sommato, come ho sempre sostenuto, è una grandissima moto con un bel motore, non spinge tantissimo ma è gestibile. Rispetto al CRF è un mostro, il CRF ormai è passato e quindi sostanzialmente è divertente. Oggi c'è un po' di fango per terra, il terreno è un po' argilloso. Detto ciò, niente, adesso vi porto con me, vi faccio vedere un pochettino il circuito.
Miglior giro 2,49. Si fa vedere tutte le statistiche. 2,49, l'ultimo giro è stato il più veloce. In questo giro qua ho perso qualcosa, ma proprio un centesimi negli ultimi due intertempi. Vedi, 0,29, però tutto sommato ho preso un ritmo 2,53, 2,49 su un giro di non so quanti chilometri, non me lo dici. Comunque è un buon ritmo con questo con questo fango che c'è. 15 minuti di training, ci ho fatto un bel lungo. Guardate la catena, cioè è completamente tutto fango. Ecco, questo fa tantissimo per imparare a guidare in condizioni di equilibrio precario. Bene, 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 bene. Dunque ci salutiamo.